Chi sono, secondo il White Project, i beati moderni? Io penso che i primi ad essere beati sono quelli che tutti considerano sbagliati. Devi sapere che quando l'universo ha avuto questa idea geniale di esplodere e creare tutto, all'inizio c'erano milioni di particelle di materia, ma solo 999.999 particelle di antimateria. Che errore, Dio mio, che errore. Piccolo ma errore mica da poco. Grazie a quell'errore 999.999 particelle di antimateria si sono succate disintegrandosi con 999.999 particelle di materia. Ma 1 su 1 milione è rimasta. E se tu hai un corpo e una vita, è solo grazie a un fottio di particelle di materia che esistono grazie a quell'errore, quella imperfezione. In un universo dove tutto ciò che esiste e vive deve la propria vita ad un errore, beati quelli che sono sbagliati, perché chi meglio di loro è in armonia cosmica con questo universo figlio dell'imperfezione. E poi a te, con chi piace stare in compagnia? Con quei farisei che si considerano buoni e giusti? O con le persone umili e imperfette che se sei sbagliato anche tu mica te la fanno pesare? Poi ci sono i casinisti, i pasticcioni, quelli che fanno casino e non mettono mai in ordine. Ma lo sai qual è il bello? È che se non aumentassero l'entropia e il disordine, il tempo non trascorrerebbe e la vita non potrebbe verificarsi. Quando 13,7 miliardi di anni fa è iniziato il tempo, è iniziato anche il casino. Non è che il casino è iniziato perché è partito il tempo, è il contrario. Sì, ragiona un po', è il contrario. È il fisico Carlo Rovelli che lo ha scoperto, mica un sedicente profeta minore da strapazzo come l'esiliato, Perché non esiste il 15 miliardi di anni fa o 1.000 miliardi di anni fa. E tutti i minuti in mezzo, tutto l'universo era bello, fermo in un solo punto, tutto bello in ordine, istante dopo istante. Ma se 15 miliardi di anni fa o 1.000 miliardi di anni fa non si era spostata una virgola, che ci stava a fare il tempo se non cambia un cazzo? È proprio vero il contrario, che il casino, l'entropia che può solo aumentare è la causa del trascorrere del tempo. Prima del casino il tempo infatti non poteva cominciare. Allora tutti quei rompicoglioni ordinati in realtà devono la loro vita al fatto che noi casinisti disordinati, imprevedibili, ribelli, siamo il motore che carica l'orologio del tempo e fornisce il carburante dell'universo. E dunque beati i piantacasini, beati i piantacasini, perché chi meglio di loro è in sintonia cosmica con questo universo, che riesce a evolversi istante dopo istante, grazie all'energia di noi che facciamo casino. Ma ti dirò di più, ma beati più di tutti i soli che possono dirgli figli dell'universo. Sono quelli che vengono denigrati per non avere un padre, che invece sono figli prediletti del Padre Cosmico in persona. E sono quei neonati che sono stati trovati in un cassonetto. E per analogia tutti quelli che Gesù chiamava gli ultimi. Sì, che la società attuale definisce disprezzamente rifiuti umani. E sai perché? Sai perché? Sai perché? Devo raccontarti una storia breve, così capirai cosa volevo dire. Gli scienziati hanno scoperto che l'universo è governato da 4 forze,
ok? Ma 3 di queste sono forti, una invece è debole, la forza di gravità. Allora gli scienziati maschi hanno tagliato corto, spiegando che la gravità del nostro universo va un po' dispersa, va un po' dispersa negli universi paralleli, va un po' dispersa negli universi paralleli. Una certa Lisa Randall aveva una diversa spiegazione in merito, ma non osava riferirla e quindi avrebbe dovuto faticare, guarda caso, e dimostrare la sua teoria e sbugiardare Kako Mikyu in persona. C'è da dire che mentre i colleghi maschi andavano ad abbuffarsi nella pausa pranzo, mentre il loro boss andava a pattinare sul ghiaccio, Lisa si mise a fare e rifare i calcoli fino a dimostrare che non è il nostro universo che perde una parte della sua gravità negli altri, ma è un universo, amici miei, diverso dal nostro. Sì, diverso dal nostro, che ne produce troppa e getta gli avanzi nel nostro universo, che quindi non è altro che un gigantesco cassonetto per la raccolta differenziata della forza di gravità. Il nostro universo ricicla gli avanzi di un altro. E allora, chi di più tutti potrà dirsi figlio prediletto dell'universo? Se non quel trovatello che ha avuto per culla proprio il cassonetto? E chi trasmette più amore al proprio tra l'umile che pensa di essere un rifiuto umano? E il nobile o il potente che credono di essere superiori solo perché hanno più soldi e potere? La risposta la diede un Nazareno, Gesù, quando un fariseo gli rimproverò di aver trattato con rispetto la peccatrice, che usava le proprie lacrime per lavargli i piedi ed i propri capelli per asciugarglieli. Gesù ebbe a dire: vedi questa donna? Sono venuto in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e con i capelli, li ha asciugati. Tu non mi hai dato il bacio. Lei invece da quando sono qui non ha ancora smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato all'albicocca. Lei invece mi ha cosparso il profumo Chanel numero 5 ai piedi. Non è che ha detto proprio Chanel numero 5. Perciò ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Colui invece al quale si perdona poco, ama poco. Ma beato te se tornerai ad essere puro come un neonato trovatello, se saprai cogliere il messaggio che bisogna riciclare l'amore che c'è in questo universo, proprio perché è poco, non va buttato, ma va riciclato come questa immondizia. E allora si dirà che è più utile un rifiuto umano che non disdegna di finire nell'organico invece che uno stronzo che fa finta di essere indifferenziato.